Adesso. Buongiorno a tutti, benvenuti ai nostri venerdì mattina al Coffee Tech. Oggi siamo al 268esimo. Benvenuti a coloro che ci seguono da remoto su piattaforma Zoom e su Facebook e quelli che ci hanno raggiunto qui in via San Vincenzo 2 al sesto piano anche per prendersi un caffè e una focaccia insieme a noi. Lo sapete, noi ci vediamo tutte le settimane per parlare di un argomento legato all'innovazione tecnologica e a quello che succede a Genova nell'ambito di questi temi per conoscerlo e approfondirlo e diffonderlo. Il video sarà poi salvato sul canale di Confindustria su YouTube insieme agli altri per chi vuole poi approfondire e rivedersi, diciamo così, la puntata. Oggi per il capitolo Università e ricerca parliamo di un progetto che introduce modelli collaborativi e cyber security digital twin per individuare il prima possibile gli attacchi hacker e eliminarli alla sorgente. Ne parliamo con Matteo Repetto, benvenuto Matteo, che è ricercatore senior di CNR Imati e coordinatore del progetto Miranda. Matteo è un ingegnere che ha conseguito anche il dottorato di ricerca all'Università di Genova in elettronica e informatica e dopo aver lavorato 15 anni presso l'università e il CNIT, che sarebbe il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, è entrato a far parte dell'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie dell'Informazione, appunto IMATI del CNR, dove attualmente ricopre la posizione di ricercatore senior. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali su diversi temi: qualità del servizio, mobilità nella rete e dati, efficienza energetica, cloud computing e virtualizzazione delle funzioni di rete. Ed è stato coordinatore scientifico e tecnico di diversi progetti e attualmente coordina proprio questo che si chiama Miranda, di cui scopriremo meglio più tardi i contenuti. Due parole sul CNR, ne approfittiamo, lo conoscete tutti, è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è il più grande ente pubblico di ricerca in Italia, che è stato fondato nel 1923 e ha una competenza scientifica generale. È vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e svolge le attività di ricerca fondamentale applicata nei settori strategici per il progresso scientifico e l'innovazione di tutto il paese. Ha oltre 9.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale, ovviamente, di cui 7.000 sono ricercatori, quindi è proprio diciamo una mission focalizzata. La sua rete scientifica ha 88 istituti di ricerca e 7 dipartimenti. Uno di questi istituti di ricerca è proprio IMATI, quindi l'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche, che ha anche sede qui a Genova, oltre che a Milano e Pavia. Nasce nel 2002 dalla fusione di 3 istituti di matematica, quindi Milano, Pavia e Genova. Si occupa di sviluppare metodologie matematiche e informatiche avanzate per risolvere i problemi complessi nei settori sia ingegneristico che scientifico che sociale. Quindi la sua missione è quella di fornire conoscenze e infrastrutture computazionali, ponendosi da ponte tra la matematica pura, la computer science e ovviamente le applicazioni industriali. L'istituto è molto attivo nella partecipazione di progetti europei e collaborazioni nazionali anche con le imprese per l'innovazione di tutto il sistema produttivo. Proprio di un progetto europeo oggi parliamo, quindi il progetto Miranda, che si occupa di queste sfide legate alla cyber security del computing continuum e delle catene di servizi digitali tra più fornitori. Quindi adesso lascio parola a Matteo che ci racconta gli obiettivi del progetto. Grazie. Grazie Valentina per l'introduzione. Eccoci, tu hai Grazie. il tuo strumento di comando. Come diceva Valentina, stamattina vi racconto un attimo cosa facciamo in questo progetto, che tra l'altro è coordinato, come diceva lei, qui a Genova, quindi dal CNR, che non è una cosa proprio comunissima in genere. E durante la presentazione vi darò una breve idea di cos'è il progetto, quanto è grande, chi ci partecipa, che cosa ci ha spinto a proporre questo progetto, che cosa propone il progetto, come lo stiamo affrontando e alcune indicazioni un pochino più tecniche per chi, diciamo, per gli addetti ai lavori su cosa facciamo, su cosa stiamo facendo, su cosa
faremo nel resto del progetto. Il progetto Miranda è un progetto europeo, per chi di voi è pratico di questi tipologia di progetti è finanziato dal programma Horizon, è un Innovation Action, quindi un progetto rivolto più che altro all'innovazione tecnologica, più che alla ricerca di base. Ha una durata di 36 mesi ed è partito il 1° settembre 2024 e giusto oggi abbiamo finito siamo a metà del progetto, abbiamo finito i primi 18 mesi. Ha un budget totale di più di 7 milioni di euro e un finanziamento da parte dell'Unione Europea di 6 milioni di euro. Siamo 14 partner un po' su tutta Europa, nella figura vedete come siamo distribuiti, abbiamo partner italiani, greci, di Cipro, portoghesi, austriaci, tedeschi e polacchi e abbiamo 3 use case dove dimostrare le nostre tecnologie, di cui poi farò un breve accenno alla fine. Di che cosa si occupa questo progetto? Questo progetto si occupa di servizi digitali. Servizi digitali sono ormai ovunque in giro a noi, anche se noi non ce ne accorgiamo appunto perché sono digitali e non è detto che ci interagiamo direttamente. In realtà ci interagiamo tutti i giorni perché qualsiasi app utilizziamo sul telefono, sul PC, dal tablet, ormai è un servizio digitale. Noi vediamo solo la punta dell'iceberg, quello che è l'interfaccia del servizio, quello che è direttamente visibile. Ma dietro questo servizio, come poi diremo meglio dopo, c'è tutto un mondo, c'è tutto un aspetto di connettività perché tutti questi servizi sono tra loro collegati. Per chi di voi è un pochino più tecnico sa benissimo che quando usa un'applicazione sul suo telefonino o accede a un sito web, dietro poi di solito c'è un'applicazione, qualcosa che rende queste cose qui, che di solito al giorno d'oggi non è installata in un PC fisico, ma è installata spesso e volentieri nel cloud. Dentro il cloud ci sono vari tipi di servizi, ci sono database, ci sono chiamate a servizi esterni, c'è tutto un mondo abbastanza complesso. Quello che forse non tutti sanno è che questo tipo di modello di sviluppo delle applicazioni è molto usato al giorno d'oggi e addirittura la quasi totalità delle organizzazioni, delle aziende che sviluppano software, che sviluppano servizi, fanno conto di ampliare sempre di più il loro ecosistema di fornitori. Quindi tutti questi servizi sono connessi tra di loro e lo saranno sempre di più. E questa connettività creerà dei problemi di sicurezza che tra un attimo vi spiego. Prima di passare a questo, volevo farvi notare come, nonostante noi diciamo non ce ne accorgiamo più di tanto, in realtà tutta questa interconnettività, che possiamo anche chiamare ormai iperconnettività, ce l'abbiamo tutta intorno. Ci sono vari esempi tipici di servizi che vi cito solo perché rappresentano gli aspetti più critici al giorno d'oggi. Ad esempio, uno di questi è le smart city. Siamo abituati a vederci offerti sempre un maggior numero di servizi per quanto riguarda l'accessibilità, la fruibilità del servizio pubblico, le modalità intermodali, tutta una serie di applicazioni che possiamo accedere dal nostro smartphone. Queste non sono, diciamo così, banali da realizzare perché richiedono l'integrazione di tutta una serie di elementi, sia fisici, quindi sensori, attuatori presenti nella città, presenti sui nostri autobus, presenti sui semafori intelligenti, spesso a volte presenti anche sui lampioni delle illuminazioni, e un insieme di reti che servono per raccogliere queste informazioni e convogliarle poi verso delle applicazioni intelligenti, verso quelli che vengono cosiddetti data lake, dove queste informazioni vengono raccolte e poi distribuite a ulteriori informazioni che realizzano i veri e propri servizi. Quindi ci sono informazioni per l'infomobilità, per guidarci attraverso come i navigatori satellitari, ci sono informazioni sul controllo del traffico, ad esempio per seguire il tragitto degli autobus all'interno della città, sia per ragioni di manutenzione, sia per ragioni di dare informazioni ai cittadini. Ci sono tutta una serie di servizi che stanno sempre più crescendo e che vengono poi messi a disposizione sia dei singoli cittadini, sia delle aziende, come ad esempio la MT, i guidatori degli autobus e via dicendo. La cosa che non so se è abbastanza evidente è che tutto questo tipo di dati, tutto questo tipo di interazioni riguarda la raccolta di dati da sorgenti eterogenee, quindi sia da
dai nostri dispositivi personali, come quando ad esempio Google ci localizza per la nostra posizione, per stimare qual è il traffico in una certa area, sia servizi privati come la posizione degli autobus, telecamere del traffico da parte del comune e via dicendo, e vengono poi condivisi tra tutta una serie di utilizzatori che li riusano in un certo modo. E tutte queste persone, tutte queste organizzazioni non sono appunto la stessa organizzazione, ma sono tante organizzazioni diverse che in qualche modo creano delle interdipendenze digitali tra di loro. Un altro esempio, questo è un pochino più magari difficile da avere sotto controllo perché è una cosa un pochino più per gli addetti ai lavori, sono le smart grid. Qualcuno di voi probabilmente ha già sentito parlare di questo concetto di smart grid, ormai sono direi almeno una quindicina d'anni che se ne parla. È l'evoluzione della rete elettrica, nata tradizionalmente come un insieme di tecnologie prettamente elettriche, quindi dispositivi per il controllo e l'ottimizzazione dei flussi di energia elettrica dalle sorgenti produttrici agli utilizzatori finali, con tecnologie di tipo informatico. Mentre una volta il sistema elettrico era altamente inefficiente, le centrali tipiche termiche, anche quelle nucleari, producevano sempre la stessa quantità di energia e parte di questa energia andava buttata via quando non c'era carico utile per utilizzarlo. Al giorno d'oggi, per evitare questo tipo di cose, per integrare meglio le energie rinnovabili, che sono sorgenti intermittenti e non costanti, è necessario bilanciare accuratamente il carico con la produzione, perché se non c'è questo bilanciamento finisce in un blackout totale, quindi le centrali si dice che la rete va giù e non è più in grado di fornire energia ai vari utilizzatori. Per gestire in modo efficiente tutte queste cose sono stati installati tutta una serie di dispositivi intelligenti dentro la rete e ai bordi della rete. Un esempio sono i contatori che abbiamo in casa, che sono passati dal classico vecchio contatore, quello con la rotellina, per intenderci, quello elettromeccanico, ai nuovi contatori, quelli bianchi, che invece sono completamente elettronici, hanno la possibilità di mandare delle informazioni remote per quanto riguarda la lettura del contatore e questo diciamo è solo una parte, il monitoraggio del consumo è solo una parte dell'applicazione, poi un'altra parte riguarda invece il bilanciamento opportuno tra i diversi operatori. Con la liberalizzazione del mercato dell'energia abbiamo avuto lo spezzamento della vecchia Enel in tante nuove società, ci sono i distributori, quelli che vi portano l'energia direttamente a casa, a cui di solito pagate la bolletta, ci sono i trasportatori, Terna per dire che è la responsabile dei grandi tralicci lungo l'Italia, e ci sono poi i veri e propri produttori, le vecchie centrali elettriche, così come le energie rinnovabili fatte sia da aziende che da privati. Tutto questo sistema richiede un complesso sistema, una complessa interazione tra tutti questi componenti per fare in modo che i flussi di energia siano sempre bilanciati tra produzione e consumo. Anche in questo caso sono state, diciamo, utilizzate un insieme di tecnologie, sensori, reti di vario tipo, vengono utilizzate le reti cellulari, vengono utilizzate reti dedicate, vengono utilizzate reti dati un pochino più nuove, tipo la LoRaWAN, tutto un insieme di cose che di solito non appartengono alla stessa persona, ma appartengono a diverse organizzazioni. E anche in questo caso si creano delle forti interdipendenze digitali perché se qualcuno di questi operatori non funziona bene, se qualche sua infrastruttura non funziona come si ci aspetta, tutto il sistema potrebbe cadere e lasciare al buio intere regioni, se non l'intera nazione. Un altro esempio è il mercato dell'automotive. Le nostre automobili sono sempre più intelligenti, sono sempre più dotate di servizi, connettività e tutti questi servizi vengono realizzati da diversi fornitori. In parte chi vende le automobili stesse per fare dei servizi di manutenzione predittiva, quella che viene cosiddetta la predictive maintenance, in parte da altri operatori che ci forniscono servizi, ad esempio, di infomobilità, servizi di entertainment, servizi di guida assistita e cose di questo tipo. L'automobile di per sé integra solo una parte della tecnologia, del software, delle applicazioni necessarie per fare queste cose. In larga parte si appoggia su servizi esterni per cui bisogna essere connessi. Bisogna essere connessi o con la classica rete cellulare 4G, 5G, 6G che verrà, quello che è,
oppure tramite sistemi e reti dedicate, roadside unit e cose del genere che in realtà finora non si trovano ancora un granché in giro. Poi c'è anche il discorso della connettività tra veicoli, ma anche questa è una cosa più futuribile perché al giorno d'oggi ancora non la troviamo più di tanto. È evidente che nel momento in cui state guidando un'automobile e vi affidate ai suoi controlli elettronici, sia per il controllo di stare nella corsia, sia per il controllo di distanza dal veicolo che precede, sia per la frenata di emergenza, sia per anche una guida semiautomatica, si viene a dipendere in modo sostanziale da tutte queste tecnologie informatiche. Se solo una di queste non funziona bene o ha dei problemi, le conseguenze possono essere tragiche. Un altro settore, questo è l'ultimo, poi ce ne sarebbero anche altri, però adesso non possiamo farci tutta la mattina, ovviamente, è quello dello smart manufacturing, quindi l'industria intelligente. Le fabbriche sono sempre state, diciamo, un'avanguardia per quanto riguarda l'automazione. Al giorno d'oggi l'automazione si sta spingendo a un livello, diciamo, oltre quello che eravamo abituati, quindi l'automazione non è più solo l'automazione del singolo processo indipendente, ma tutto, diciamo, viene collegato e gestito anche tramite applicazioni e servizi disponibili sia in cloud privati sia in cloud pubblici. Questo avviene di solito per raccogliere un'infinità di dati, creare dei grandi data lake, applicare algoritmi di machine learning o di intelligenza artificiale per capire l'evoluzione del sistema, rilevare anomalie nel funzionamento delle macchine, dei macchinari, ottimizzare i processi, capire quando è necessario effettuare la manutenzione e intervenire per tempo quando ci sono dei processi e dei prodotti che non vengono, diciamo, creati con la qualità necessaria e via dicendo. Quindi sempre una maggiore automazione. Tra l'altro, per chi di voi segue un po' di più la tecnologia, saprà anche che ormai si utilizzano sistemi di intelligenza artificiali come ChatGPT e sistemi LLM per aiutare le persone, dandogli suggerimenti senza fargli leggere i manuali per quanto riguarda la manutenzione predittiva, per quanto riguarda le operazioni da fare su un processo industriale. Anche in questo caso abbiamo l'integrazione di una serie di reti industriali come sistemi SCADA con altre reti esterne e si creano dei sistemi abbastanza complicati di reti, software, applicazioni, servizi per controllare queste fabbriche. Le fabbriche, diciamo, in genere potrebbero avere dei risvolti di sicurezza meno evidenti rispetto a quelli di un'automobile o di una rete elettrica, però anche in questo caso una fabbrica che non funziona, parte nel caso di industrie chimiche che potrebbe essere molto pericoloso e comunque crea un notevole danno economico. Detto questo, la cosa su cui volevo attirare la vostra attenzione oggi è il fatto che, ok, noi vediamo questi servizi, sappiamo che ci sono, abbiamo detto che ci sono applicazioni, abbiamo detto che ci sono sistemi cloud, però spesso e volentieri non ci rendiamo conto che dietro ogni servizio che utilizziamo ce ne sono degli altri. Come vi dicevo, voi siete abituati a usare la vostra applicazione per accedere, che so, al sito dell'MT, piuttosto che al vostro conto in banca, piuttosto che a informazioni sul vostro veicolo quando guidate, cose di questo tipo, ma non vi rendete conto di cosa c'è dietro, anche perché dietro di solito, come vi dicevo, ci sono delle applicazioni, questo più o meno è evidente, le applicazioni possono essere in un cloud, questo già è trasparente a voi, questo cloud a sua volta potrebbe utilizzare servizi di fornitori esterni, come ad esempio dei server fisici, e la cosa può essere molto ricorsiva, molto ridondante. Ci sono dietro di mezzo delle reti di telecomunicazioni, ci sono dietro spesso e volentieri delle API, quindi dei servizi esterni, come ad esempio spesso si usano servizi riguardanti il meteo, orari degli autobus, orari dei treni che vengono recuperati da fornitori terzi. Quindi si viene a creare un ecosistema molto complesso. Al giorno d'oggi esistono tutte delle tecnologie per creare
operare facilmente questi sistemi, le cosiddette API, Application Programming Interface, che sono praticamente delle call fatte con un protocollo a dei servizi esterni, un modo standard, diciamo, per utilizzare i servizi forniti da altre applicazioni o da altri provider. Come però abbiamo facilità nel creare e mettere insieme questo tipo di servizi, non abbiamo nel momento in cui le mettiamo assieme tutti questi tipi di servizi, creiamo delle dipendenze che possono essere utilizzate per degli attacchi di cyber security. Quindi gli attaccanti, per raggiungere dei servizi a particolare valore aggiunto, in questo caso sono quei due evidenziati con quei pallini che si ingrandiscono. Questi sono i servizi che noi vediamo. Quello di cui non ci rendiamo conto è che un attaccante, per raggiungere questo servizio, potrebbe prima passare per altri servizi che noi non vediamo, di cui noi non siamo a conoscenza. Quindi io provider, io ho messo insieme un servizio complicato collegando tra di loro varie cose, metto magari in piedi tutto un insieme di servizi di sicurezza, di firewall, di intrusion detection system e altri intermediari di sicurezza per proteggere il mio servizio, ma non mi rendo conto che l'attacco a volte può venire internamente da una parte che è nascosta e che non è facile da vedere. Le freccettine rosse rappresentano diversi passi che un attaccante può fare per raggiungere il servizio finale che è sotto attacco. In alcuni casi, quello che vedete sulla sinistra, il passaggio dell'attacco può iniziare direttamente dentro il servizio principale, dentro quello che io vedo, e poi sviare e arrivare comunque ad altri pezzi tramite servizi secondari. In altri casi parte proprio da servizi secondari fino a raggiungere il servizio principale. Tanto per farvi un esempio, il classico caso, voi avete un'applicazione che sta girando in un cloud, potrebbe essere non è il caso, però potrebbe essere l'applicazione della vostra banca. L'attaccante, l'hacker, invece di attaccare direttamente l'applicazione della banca, prima attacca il service provider, poi una volta che è dentro il cloud, da lì gli è più facile arrivare all'applicazione della banca, anche in modo abbastanza nascosto. Questo, diciamo, il concetto qui importante è che, appunto, essendo una catena di servizi, ogni catena ha il suo anello debole. Questi, diciamo, attacchi su diversi servizi fino a raggiungere un target principale, diciamo, fa parte delle tattiche che gli hacker utilizzano normalmente, vengono chiamate spesso kill chain e sono una cosa, diciamo, nota da sempre. Però il problema qua, vi ripeto, è il fatto che la possono applicare su un insieme di servizi correlati di cui nessuno ha la visibilità e il controllo completo. Tanto per darvi una statistica, questa qui non è una cosa solo teorica, perché ci sono degli studi di mercato che hanno evidenziato come il 97% delle organizzazioni sono state in qualche modo impattate negativamente da qualche violazione nei servizi dei propri provider. Quindi è una cosa abbastanza comune che avvenga al giorno d'oggi questa tipologia di attacchi. Come vi dicevo prima, ovviamente ci sono delle funzioni di sicurezza. Questi sono termini un pochino più tecnici, però molti di voi avranno sentito parlare di firewall, intrusion detection system, gli antivirus sicuramente li conoscete tutti. Ci sono varie tipologie di meccanismi di sicurezza, le VPN, la crittografia, ci sono tutta una serie di cose che si possono fare. Ma il problema al giorno d'oggi è che tutti questi sistemi di sicurezza, per quanto integrati, sono sempre integrati a livello aziendale, quindi a livello del singolo servizio, non a livello globale come invece sono collegati i servizi tra di loro. Quindi voi vi potete proteggere il vostro servizio specifico, ma quello che non potete fare è essere sincroni, agire in modo coordinato con gli altri fornitori che avete. L'esempio che vi facevo prima, avete un'applicazione nel cloud, voi magari ci mettete un IDS, ci mettete un firewall, ci mettete tutto quello che volete, ma nel momento in cui l'attaccante entra, viola il cloud provider, nel momento in cui riesce ad avere accesso all'infrastruttura del cloud provider, da lì fa tutto quello che vuole sulla vostra applicazione senza che voi ve ne rendiate nemmeno conto. Può disattivare le vostre funzioni di sicurezza, può modificare la vostra applicazione, voi non ci potete fare niente.
Per chi di voi è un pochino più tecnico, riuscirà a capire facilmente il concetto di dire se io sto facendo girare un'applicazione in una virtual machine e qualcun altro prende il controllo di quella virtual machine, la mia applicazione dentro non si accorge di niente e può essere violata facilmente. Quindi questo è il problema, diciamo, che noi ci poniamo nel progetto Miranda, quello di capire come fare a realizzare un meccanismo di coordinamento tra i diversi partecipanti in una catena del valore, in una catena di servizi. Questa diciamo è una cosa che ha un suo perché anche dal punto di vista poi del mercato, perché già oggi quasi la metà delle organizzazioni stanno ponendosi il problema di come fare a lavorare in collaborazione con i propri fornitori, con i propri partner in una catena del valore per almeno rimediare queste problematiche di sicurezza che si vengono a creare. Quindi il nostro concetto è quello di creare un modello di cyber security collaborativo, un modello che sia in grado in qualche modo di creare una sorta di topologia di quelle che sono queste catene di servizi, sia in primo luogo a livello locale, quindi dentro ogni organizzazione, e poi di esportarlo in un modo globale, in modo tale che tutti possano avere una visione di quelle che sono queste relazioni. Naturalmente la prima cosa che viene in mente da pensare in un modello di questo tipo è se tutti sono davvero disponibili a partecipare in un sistema di questo tipo, perché non tutti ovviamente hanno piacere di esporre quelle che sono le proprie risorse, quelle che sono le proprie relazioni, anche quelle che sono le proprie vulnerabilità interne a tutto, diciamo, il resto del sistema. Questa è la ragione per cui in questo disegno che vedete, nella parte alta, si vede una specie di catena che rappresenta tutti i servizi interconnessi, i pallini sarebbero i vari servizi, gli archi sono le varie relazioni, e il fatto che ci sia una catena più, diciamo, una parte della catena molto più ben evidente rappresenta le mie risorse proprie, quelle un pochino più opache rappresentano risorse di terze parti, dove in parte le posso vedere, magari uno mi dice ok, io ho deployato in un cloud, ma non ti dico esattamente quale, non ti dico esattamente come è fatto dentro. E poi ci sono delle parti che possono essere completamente opache di fornitori che non partecipano a questa, diciamo, catena perché non si fidano e quindi rimangono comunque delle zone buie. Comunque è meglio di niente, almeno conoscerne una parte, almeno conoscere quelle con cui ho una relazione più stretta è già qualcosa che mi aiuta a risolvere questo tipo di problemi. È evidente che in un modello di sviluppo come quelli che stiamo usando al giorno d'oggi, dove io uso delle API per integrare dei servizi, dove io posso facilmente cambiare il mio fornitore cloud o il mio fornitore di altri servizi tramite API, uno che vuole essere protetto è più invogliato poi a collegarsi a delle altre entità terze parti che partecipano a questo tipo di meccanismo. E quindi anche questo, diciamo, può essere poi una motivazione per implementare davvero questo tipo di visione. Quello che noi vogliamo creare è quindi quello che chiamiamo un cyber security digital twin. Probabilmente avete già sentito parlare di digital twin, se ne parla tanto in questi ultimi anni. Un digital twin, di solito si parla di digital twin parlando di processi fisici e come digital twin si intende un modello che è in grado di replicare il comportamento di un sistema reale. Era nato in ambito, mi pare, aerospaziale, poi è stato portato in ambito industriale, adesso si parla di digital twin delle città, digital twin delle reti elettriche, digital twin delle industrie, digital twin di quasi tutto. Noi abbiamo in testa il concetto di cyber security digital twin, un digital twin che non è un digital twin di un sistema reale, perché i servizi digitali sono tutti, diciamo, immateriali per la maggior parte delle cose, a parte i server, a parte i sensori, i device di questo tipo, ma quello che a noi interessa è la possibilità di poter replicare il comportamento di un sistema digitale in un modello a parte, un modello dove noi possiamo studiare le sue proprietà di sicurezza, fare delle ipotesi, provare cosa succede se il sistema, la robustezza di un sistema migliora o peggiora facendo delle sostituzioni, tutto questo in anticipo, in modo tale da impattare al minimo i servizi che stanno davvero girando e poter riusciamo a trovare una configurazione corretta prima ancora di applicarla
nella pratica. Il concetto si basa sullo sviluppo di una serie di API di sicurezza, un po' simili a quelle, diciamo, che già ci sono adesso per usare servizi cloud, le API come dicevo, dei servizi meteorologici, ma di qualsiasi altro servizio disponibile in rete. Questi sono termini un pochino più tecnici, magari comunque API che potenzialmente siano RESTful, quindi senza stato, in modo tale da essere più facili da implementare, che siano open, quindi non proprietarie, che siano guidate poi da qualche organismo di standardizzazione, estensibili perché il sistema è in continua evoluzione, la tecnologia è in continua evoluzione, quindi c'è sempre bisogno di adattare queste cose ai mutamenti della tecnologia e del mercato. Cross-platform ovviamente perché devono essere utilizzabili su diverse piattaforme e soprattutto quello che noi chiamiamo multi-ownership, quindi gestire sistemi fatti e posseduti da organizzazioni diverse. Deve essere un qualcosa che lavora tra provider diversi, tra organizzazioni diverse. L'obiettivo è quello di creare questo Cyber Security Digital Twin che deve dare delle garanzie di proattività, pervasività e adattività. Proattività vuol dire che deve essere possibile anticipare quello che succede sul sistema. Quindi noi non vogliamo solo usare un digital twin che ci dica che c'è un attacco, che l'attacco è avvenuto, pazienza, adesso te l'arrangi, devi ripartire da capo. È già meglio di niente, perché accorgersi che c'è stato l'attacco vuol dire almeno poterci porre rimedio. Ma in realtà la parte, diciamo, veramente importante, veramente all'avanguardia in questo momento è anticiparlo l'attacco. Quindi non ti dico che siamo in grado, che saremo in grado di anticipare prima, oh guarda c'è quello lì che ha intenzione di fare un attacco. No, però quando comincia a fare i primi passi nella famosa disegnino a step che vi facevo vedere prima, capire che sta facendo i primi passi e capire dove vuole andare, in modo tale da poter intervenire in modo mirato. Una cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che intervenire non è sempre facile perché alcune volte non è così banale distinguere traffico dell'attaccante da quello reale. Classico esempio è, se pensate, i famosi attacchi di tipo denial of service, quando un sito viene bombardato di richieste per non renderlo disponibile agli utenti legittimi. Cosa succede in questo caso? Che il sito sì, può avere un firewall, va bene, può anche riuscire a difendersi in qualche modo, che comunque non è così banale. Ma comunque sia, se l'attacco si chiama di quelli di tipo volumetrico, quindi che saturano le risorse, e nel momento in cui questo attacco satura il link di connessione del mio provider, il sito può difendersi come vuole, che tanto le richieste non arrivano, la banda è piena e non passa più niente. In questo caso, diciamo, questo è il classico esempio dove io, che sono soggetto a un attacco, ho bisogno dell'intervento del mio provider per bloccare quel traffico e lasciare il mio link libero, altrimenti non ci posso fare niente. Pervasività vuol dire avere la possibilità di agire a tutto campo per intervenire, quindi la possibilità di avere sonde, attuatori e applicazioni di sicurezza diffuse un po' ovunque in modo tale da poter fermare l'attacco dove si necessita, sul suo nascere, in modo tale da eliminare la causa piuttosto che l'effetto finale. Adattività vuol dire la possibilità di adattarsi a sistemi dinamici. Questi sistemi, soprattutto i sistemi cloud, sono estremamente dinamici, cambiano in continuazione, quindi è necessario avere delle infrastrutture di sicurezza che non siano come quelle attuali configurate a mano e statiche, ma che siano capaci di autoadattarsi a diverse configurazioni. Con un sistema di questo tipo noi andiamo a realizzare poi dei servizi che possono essere di monitoraggio, quindi capire cosa sta succedendo nel sistema, rilevazione degli attacchi, risposta agli attacchi possibilmente in modo automatico e hunting, quindi quello che vi dicevo prima, la capacità di essere in grado di, in modo proattivo, di fermare questi attacchi. Per fare questo, diciamo, vabbè, questo è solo per darvi un'idea del concetto del progetto. Abbiamo in mente un sistema dove abbiamo a un livello basso, ipotizziamo la presenza delle classiche funzioni di sicurezza che espongono queste interfacce tramite le quali è possibile contattarle, conoscere dove agiscono, conoscere cosa fanno e configurarle nel blocco giallo.
Poi abbiamo un livello superiore, quello che è il vero e proprio Cyber Security Digital Twin, che ha la capacità di omogeneizzare queste funzioni di sicurezza su diversi domini e creare, adesso poi andiamo un pochino più nel dettaglio a dire di cosa si tratta, di cosa fa questo livello, comunque creare tutta una serie di servizi in grado di capire cosa succede e anticipare cosa succederà nel futuro. Sopra il blocco viola è l'evoluzione delle applicazioni di cyber security attuali, dei servizi di cyber security. Quindi sono classici servizi che sono già disponibili al giorno d'oggi, ma che possono essere migliorati, possono essere resi più efficienti grazie alla disponibilità di questo modello che dà informazioni. Questo diciamo che è lo stack, quello che viene fatto in ogni singolo dominio. Poi i vari domini, i vari provider dovrebbero comunicare tra di loro a livello di questo livello di cyber security digital twin in modo tale da coordinare le loro operazioni, creare la visibilità totale su tutto il sistema, integrare dati, allarmi e altri tipi di informazioni attraverso i vari domini. Questa è la parte più critica in realtà perché necessita di creare dei controlli di accesso che in qualche modo comunque espongano le informazioni sensibili solo verso le terze parti di cui realmente ci fidiamo, ci possiamo fidare. Quindi questo livello qua deve essere in grado di gestire un bilanciamento tra cosa espongo verso chi lo espongo. Parlando del Cyber Security Digital Twin, che poi è un po' l'argomento, diciamo, il core di questo progetto, che cosa deve fare un Cyber Security Digital Twin nella nostra visione? Innanzitutto deve permettere di scoprire quello che è il contesto operativo. Questa è una cosa molto importante e che non è data per scontata al giorno d'oggi per il fatto che, come vi dicevo, tanti servizi sono realizzati come una composizione, come una catena. Qua volevo solo dare un esempio abbastanza, tra virgolette, semplice rispetto a quella che poi è la realtà vera e propria, dove vi do un'idea di quale può essere la complessità dei servizi in gioco e delle loro interrelazioni. Non so quanti di voi conoscono Kubernetes. Kubernetes è una tipologia di servizi cloud un po' particolare che permette di creare questi contenitori virtuali nel quale girano le applicazioni. Non sono delle virtual machine come uno è abituato a utilizzare normalmente, sono diciamo dei contenitori più semplici che condividono lo stesso, lo stesso sistema operativo. Ma comunque per quello che vi interessa, per quello che ci interessa a noi, l'importante è focalizzare il fatto che tramite Kubernetes io faccio girare in modo virtualizzato delle mie applicazioni. Ognuno di quei blocchetti lì, di quei pallini lì, è un'applicazione che gira in modo isolato. Queste applicazioni sono collegate tra di loro da una rete. Ecco, per me, utilizzatore di Kubernetes, tutto quello che vedo normalmente è questo. Ho le mie applicazioni che io le tiro su, le faccio girare, tra di loro queste si parlano come se ci fosse una rete fisica tra di loro. In realtà la prima cosa che già non so è che ci saranno quelli che vengono chiamati altri tenant nel sistema che hanno, in questo caso disegnato in rosso per far vedere che è posseduto da qualcun altro, che hanno le loro applicazioni, io non le vedo perché sono un altro tenant, quindi sono virtualizzate, siamo separati, siamo isolati, ma condividiamo tanto per cominciare la stessa rete. Questa è già una cosa che io quindi non ho conoscenza esattamente di chi potrà al limite vedere del traffico che passa sulla mia stessa sottorete. Ora, quello che succede nella pratica è che Kubernetes da solo non sta in piedi, non posso installarlo su dei server fisici. Kubernetes viene installato, scusate, le applicazioni di Kubernetes non corrispondono a un server fisico e la rete di Kubernetes non corrisponde a una rete fisica. Queste devono essere implementate su un sistema sottostante. Una delle possibili soluzioni usata spesso è quella di metterlo dentro delle virtual machine. Lo posso mettere anche dentro dei server, ma vabbè, questo diciamo è per darvi un'idea un pochino più completa di quale può essere il sistema. Nel momento in cui io metto il mio sistema dentro delle virtual machine, io avrò
questi pallini che avevo chiamato le vostre applicazioni, che corrispondono a quelli che tante volte poi sono dei container Docker, altra tecnologia di virtualizzazione che magari è nota. La mia stessa rete di Kubernetes che viene implementata in vari modi, ci sono diversi provider per la rete di Kubernetes, qualcuno la realizza con delle specie di router virtuali, qualcuno la realizza con dei bridge, ci sono diverse tecnologie. Comunque, in ogni caso, quello che potete vedere è che quello che prima sembrava un blocco abbastanza compatto, abbastanza semplice, già comincia a essere spezzettato in tanti altri piccoli sottoblocchetti. E anche in questo caso vedete dei pezzi rossi che sono quelli, diciamo, degli altri tenant, che tutti coesistono sulla stessa virtual machine. Quindi questo già vi dà l'idea che se uno ha modo di controllare la virtual machine, ha modo anche di controllare le mie applicazioni che ci sono dentro, la mia rete, le applicazioni di tutti quelli che ci sono dentro. Oltre, diciamo, alle mie applicazioni, poi, vabbè, questo magari non è proprio la migliore approccio pratico per implementare questa cosa, comunque ci sono poi anche quei blocchetti più blu scuro che sono i blocchetti di controllo di Kubernetes, quelli che realizzano la vera e propria sistema Kubernetes. Quelli, almeno uno di quelli di solito va su una virtual machine a parte, vabbè, ma qui non sono stata a complicare più di tanto il disegno. Virtual machine, naturalmente, se sto parlando di virtual machine, sto parlando di sistemi cloud, quindi 99 su 100, oltre alle virtual machine che io ho utilizzato per realizzare il servizio Kubernetes, ci saranno altre virtual machine dentro lo stesso cloud. Queste avranno le loro reti, VNet 1, VNet 2 per indicare delle reti private che io mi sono fatto per le mie virtual machine, ma comunque, essendo virtual machine, a loro volta saranno implementate con degli strumenti di virtualizzazione dentro dei server fisici. Quindi siamo arrivati alla fine. Anche in questo caso vedete che ci sono tutta una serie di blocchettini, quelle specie di computer con dentro il pallino rappresentano le virtual machine implementate all'interno del server fisico, quelle specie di quadratine rappresentano degli apparati di rete per la connessione, nello specifico bridge, switch, quello che sono, e i link rappresentano appunto le connessioni di rete tra tutti questi elementi. Anche in questo caso due colori per far vedere sempre che ci sono diversi tenant, diversi utilizzatori. Ci sono anche delle linee tratteggiate qua per indicare dei link virtuali per costruire delle reti virtuali sull'infrastruttura fisica. Bene, dove sta il punto? Il punto sta che ovviamente ogni sistema avrà i suoi intermediari di sicurezza, ma per come vi ho descritto il sistema, ovviamente ci sono delle dipendenze. Quindi le applicazioni Kubernetes sono dentro una virtual machine, sono dei container Docker dentro una virtual machine. E come vi dicevo, anche la rete Kubernetes è realizzata dentro le virtual machine, sono degli elementi dentro le virtual machine. Quindi, quando io ho la rete Kubernetes, devo far conto che questa è in qualche modo controllata e gestita da questi elementi interni. A loro volta, le virtual machine sono dentro dei server fisici e idem, le loro reti sono realizzate da elementi sia dentro i server fisici sia sull'infrastruttura vera e propria. Vi dicevo poi che Kubernetes ha i propri elementi di controllo, il server cloud delle virtual machine ha il proprio elemento di controllo, OpenStack in questo esempio. Quindi ho anche delle relazioni nell'altra direzione. Le virtual machine al loro interno hanno la possibilità di controllare gli elementi Kubernetes e OpenStack controlla le virtual machine. In questo caso vi ho rappresentato un po' di elementi per farvi intuire qual è la complessità delle relazioni che si vengono a creare poi nella pratica. Quindi se uno riesce in qualche modo a violare l'interfaccia di controllo OpenStack, Cloud Management System, ha controllo di tutte le virtual machine e avendo il controllo di tutte le virtual machine automaticamente ha il controllo di Kubernetes. Quindi devi tenere conto di tutte queste possibili relazioni quando vai ad analizzare il tuo sistema. Ce ne sono molti di più perché uno potrebbe poi considerare gli elementi di storage che qui non ho disegnato, cose di questo tipo. Beh, nel progetto noi cerchiamo di rappresentare tutte queste relazioni, in particolare con una cosa che si chiama Bill of Materials, qualcuno potrebbe averlo già sentito perché è una cosa che va abbastanza di moda in questi ultimi anni. In particolare noi usiamo Cyclone DX. Una volta che abbiamo tutte queste relazioni, cosa ce ne facciamo?
Beh, scusate, ancora una cosa. Lo stesso discorso lo si può fare a livello di flussi di rete. Quando io scambio dei pacchetti tra due nodi nel mio sistema Kubernetes, io ho l'impressione di mandare i pacchetti direttamente tra questi due nodi. Ma se considero tutte le relazioni che vi ho fatto vedere prima, in realtà i miei pacchetti fanno dei giri molto più lunghi e quindi quello che io credo essere dei pacchetti che semplicemente vengono scambiati tra due nodi vengono visti da un'infinità di elementi presenti nel sistema. Vi dicevo, cosa ce ne facciamo di tutte queste relazioni? Questa è una rappresentazione, diciamo, un pochino semplificata e di un altro, in realtà di un altro sistema rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. Creiamo una topologia, un grafo in base alle relazioni e andiamo ad analizzare, partire da informazioni pubbliche su vulnerabilità, attacchi, tecniche di attacco, quali possono essere i percorsi degli attaccanti all'interno della mia rete. Quindi io parto, violo prima il servizio Y1, poi attacco la A2, una volta che l'ho violato, lì probabilmente riesco a sfruttare una sua vulnerabilità o il fatto che lui controlli qualcun altro per violare altri servizi. Una volta che sono su A2 posso avere diverse alternative, o attacco beta 1 o attacco X3, quindi creo una mappa, un modeling di tutti quelli che sono gli attacchi possibili sul mio sistema. Questo già mi dà un'idea di a che cosa devo stare attento. Poi questo lo riuseremo dopo in un'altra attività. Un'altra componente del digital twin è la capacità di predire. Quindi io vedo dei dati in questo momento, ho lo storico dei dati, vorrei essere in grado di analizzare queste serie con machine learning, altre tecniche di AI per capire come evolveranno in futuro. Questi dati possono essere gli ingressi al sistema, possono essere i log del sistema, possono essere il traffico di rete. Tutto questo mi serve per capire, perché ok, la situazione che io vedo adesso non è detto che sia la stessa che vedo tra 10 minuti, tra un'ora, tra un anno. Se sono in grado di capire che cosa succederà tra un anno, posso anche confrontare la mia predizione col sistema reale e capire se ci sono delle anomalie. La predizione poi è la base per quella che è l'emulazione o la replica. Trattandosi molto spesso e volentieri di servizi virtualizzati, Kubernetes, Virtual Machine, l'idea è quella di avere un ambiente in cui io posso replicare questo servizio oppure replicare solo una parte del servizio se il servizio è troppo complicato, per analizzare cosa succede se cambio uno dei componenti, se cambio una relazione, se cambio i dati di ingresso, in modo tale da poter avere ulteriori dati che io non ho a disposizione dal sistema reale, dati relativi a sottostati o particolari stati del sistema per cui non ho le sonde, non le posso vedere davvero. Infine, un altro aspetto importante è quello che noi chiamiamo data handling pipeline, di creare delle configurazioni dinamiche per quanto riguarda la raccolta di dati di sicurezza. Al giorno d'oggi la maggior parte delle configurazioni degli IDS, IPS, sistemi di questo tipo viene fatta configurando in modo statico tutta una serie di elementi per raccogliere questi dati. Le sonde, i message broker per raccogliere i dati, eventuali intermediari per processare i dati. E quello che succede è che nel momento in cui in un ambiente dinamico come Kubernetes un servizio viene spento e riacceso, questo cambia IP, cambia configurazione, quindi ok, lui internamente può essere riconfigurato facilmente per mandare i dati, ma tutti i pezzi nel mezzo non lo fanno. Questa cosa noi la vogliamo rendere dinamica in modo tale che queste pipeline di configurazioni vengano create in automatico. Io voglio poter dire al sistema raccoglimi i dati da quella particolare applicazione, indipendentemente da dove si sposterà nel futuro. E il sistema deve essere in grado di seguirla man mano che questa va avanti. Basandoci, diciamo, su quello che abbiamo essere definito le caratteristiche di questo Cyber Security Digital Twin, poi vogliamo andare a implementare, a migliorare le attuali applicazioni di cyber security. Ok, qui vado veloce perché poi si va più nel tecnico e tra l'altro è roba che fanno altri partner, non noi direttamente. Quindi abbiamo detto che vogliamo migliorare la detection, una parte importante per renderla più adattiva è quella di creare dei parser dinamici dei log. Quindi i log sono delle informazioni abbastanza complicate da leggere, ogni applicazione ha il suo log con i suoi dati e ogni volta bisogna fare quello che viene chiamato un parser, quindi un programma che analizza il log e tira fuori le parti essenziali.
Questo è un lavoro statico che richiede un sacco di tempo. Ci sono dei partner che stanno sviluppando dei sistemi basati su LLM per automaticamente capire cosa c'è scritto in un log e tirare fuori i dati importanti. La prediction è un'altra cosa abbastanza importante da fare, lo si fa al giorno d'oggi con machine learning o AI, varie tecniche di machine learning, per analizzare quei dati passati e capire come possono, diciamo, andare in futuro. Un'altra cosa importante è quella degli alert, tante applicazioni di sicurezza, tanti allarmi, alcuni sono veri, alcuni sono cosiddetti falsi allarmi, quindi delle anomalie che poi in realtà non sono semplicemente anomalia. Anche in questo caso, questo è uno dei problemi principali degli analizzatori di sicurezza al giorno d'oggi, essere troppo inondati da questi allarmi per poterli discriminare e capire quali sono quelli effettivamente importanti. LLM di nuovo per analizzare in modo automatico questi allarmi. Per chi non lo sapesse, gli LLM sono i Large Language Model, sono degli strumenti di AI, sono quelli in pratica il motore di intelligenza che sta alla base di tool come Gemini e ChatGPT. La risposta la vogliamo automatizzare. Questo era un classico esempio, quello che vi ho fatto vedere prima, dove in realtà i miei pacchetti passano per tutta una serie di firewall nel sistema, messi ai diversi livelli di questa architettura complicata. Ma se io voglio configurare un firewall, quale configuro? Li devo configurare tutti? Ne devo configurare solo alcuni? Beh, diciamo, cerchiamo di ottimizzarlo, cerchiamo di rendere le configurazioni il più ottimizzate possibili per minimizzare il numero di regole che mettiamo nel sistema. E come le creiamo queste regole? L'ottimale sarebbe quella di crearle in modo automatico anche sulla base di quello che delle minacce che abbiamo visto in questo momento. Abbiamo rilevato un flusso proveniente da una certa sorgente che è sospetto o che siamo sicuri che è malevolo, creiamo automaticamente una policy, la diamo al Cyber Security Digital Team e questo mi riconfigura il firewall in modo automatico per bloccare quel traffico nel posto che lui ritiene più opportuno. Infine, la parte più, diciamo, challenging del progetto è l'hunting. L'hunting è la parte che dice, ok, abbiamo detto all'inizio, io ho la topologia della rete, ho creato tutto un albero di quelle che possono essere le possibili minacce, i possibili attacchi, adesso io devo cercare di anticiparli questi attacchi. Quindi cosa voglio fare? Voglio essere in grado di capire, una volta che vedo un attacco che è iniziato, come potrà evolvere. Quindi la freccia continua e l'attacco e diciamo gli alert che io vedo in questo momento mi fanno capire che c'è qualcuno che sta facendo qualcosa lì. Le frecce tratteggiate è un'ipotesi di dove può andare. L'ipotesi che è giustificata dal fatto di come è partito, quali sono le vulnerabilità, quali sono gli elementi importanti, gli elementi vulnerabili o gli elementi più critici all'interno della mia rete. Va bene, per concludere, tutto quello che vi ho raccontato lo andiamo poi a contestualizzare, andiamo a cercare di applicarlo in un contesto di smart city. Abbiamo tre use case, uno qua in Italia a Genova, uno in Germania a Wolfsburg e una ad Atene in Grecia. Sono tutte e tre smart city, sono simili tra di loro. Non abbiamo, diciamo, tanti provider diversi, purtroppo perché la dimensione del progetto non ce lo consentiva, però abbiamo tante infrastrutture, tanti elementi diversi che creano effettivamente tutte queste dipendenze che vi ho raccontato. Se qualcuno è interessato a, diciamo, approfondire gli argomenti del progetto, a contattarci, qua avete i nostri riferimenti, ci trovate un po' dappertutto come tutti i progetti. Abbiamo il sito web, abbiamo i nostri canali social, il nostro canale YouTube con alcuni dei video, dove poi caricheremo anche questo, ovviamente. E basta, vi ringrazio per l'attenzione, forse sono andato a Grazie. pelo lungo. No, grazie perché sono un linguaggio molto comprensibile, ci hai fatto capire, se non altro, i concetti principali di tutto questo progetto che è molto complesso, assolutamente, degli obiettivi anche molto sfidanti. Guarda, cominciamo con le domande della curva, vai. Curiosità, però chiaramente il progetto si capisce che è di una complessità enorme. Faccio una domanda provocatoria. Ma non pensate che mettere a disposizione questo strumento serva a facilitare la vita al hacker perché si trova già tutto il modello pronto e sa dove muoversi? No, perché come dicevo, la disseminazione di queste informazioni va fatta in modo controllato. Quindi non è che espongo le informazioni della mia rete a chiunque nel mondo, ma solo a chi so di potermi fidare.
Ma se io attacco il sistema, cioè entro nel sistema, scusa, se entro nel sistema, a quel punto io, come dicevi prima, sono dentro, faccio un po' quello che voglio, cioè, ho visibilità di tutto. Allora mi viene, se non ricordo male, anche dal punto di vista tecnico, Docker, se vuoi storicizzare dei dati, lo fai fuori dalla virtual machine. Quindi ce l'hai sullo storage e una volta che sono dentro, io vado a vedere quello che voglio. Lo vuoi mica nel progetto? Te lo regaliamo. Ovviamente, come tutti i sistemi di cyber security, se io li installo e li faccio girare sulle stesse macchine dove ho il sistema in produzione, non dico il termine, però non è una cosa ben fatta, si capisce, perché giustamente se uno mi viola il sistema, mi viola anche il sistema di sicurezza. Ovviamente il concetto è quello del il cyber security digital twin deve girare esternamente. Quindi avere la topologia della mia rete, avere quella che chiamavamo la bill of material di tutto, avere queste previsioni, avere tutto deve essere fatto in sistemi più sicuri e tenuti assolutamente in disparte. Poi è evidente che uno che entra, i log di Docker se li ritrova in locale e queste cose le vede. Anche se non fossero in locale, può vedere mentre li sta trasmettendo al mio sistema. Quello purtroppo è una cosa inevitabile che si sa. Gli hacker entrano, gli hacker appunto perché vedono queste cose riescono a nascondere le loro tracce. L'idea è comunque dire, ok, ci saranno degli step fatti dagli hacker che probabilmente non vedo, come quando fanno lo scanning della rete passivo per capire che cosa c'è sulla rete, identificare le cose. Quella è una cosa che assolutamente non posso vedere. Ci saranno altre operazioni che comunque un minimo di traccia lasceranno, e questo è il discorso dell'hunting. Vedo una traccetta qui, vedo una traccetta là. Come faccio a capire se sono effettivamente correlate o meno? Perché la difficoltà nel ricreare le kill chain è quella di mettere in relazione diversi alert, che è proprio una delle cose più difficili al giorno d'oggi. Ok, ho l'alert qui, l'alert qua, però ok, di per sé l'alert, ok, vuol dire che uno ha cercato di fare una connessione su una porta, va bene. C'è riuscito o non c'è riuscito? Boh, io vedo dei log, degli access, mi sembra tutto normale, perché ovviamente entra con un utente legittimo, quindi non lo posso vedere. Però il fatto che qui ho visto un po' di tentativi fatti da un utente legittimo. Il fatto che poi più in là lo stesso utente ha fatto qualcosa che di solito lui non fa, ha lanciato un comando che di solito non lancia. Allora non è che posso collegare tutte queste cose e quindi ok, l'hacker dentro vedrà, si nasconderà, io però da fuori, da un sistema parallelo, cerco di recuperare tutte queste Rendergli cose. la vita più difficile, Prego. se non altro. Però lì il microfono non funziona, ti dispiace, grazie, così. Perfetto. Allora, la mia domanda è sui digital twin, nel senso che vedo che ognuno poi dà una definizione un po' diversa, no? E quindi ti chiedo cos'è secondo te, per esempio, voglio avere il comportamento online o è un ambiente di test su cui faccio dei test separatamente? Oppure prendo l'esempio di una sottostazione elettrica, mi creo le mie virtual machine con tutte le funzioni, a questo punto ho un ambiente di test buono per vedere il traffico di rete, per fare gli attacchi di rete, ma mi perdo la complessità dei singoli operati, cioè non posso fare il penetration test su quel software. Allora me lo compro, poi mi faccio il simulatore, insomma, finisco per ricostruirmi praticamente una sottostazione in giardino che non si può fare. Cioè dov'è che mi fermo e va bene il digital twin per rappresentare la realtà. Premetto che lui è un addetto ai lavori e ci conosciamo e stiamo anche lavorando assieme. No, comunque la domanda è interessante perché mi permette di dire due cose che per mancanza di tempo non ho detto. La prima, digital twin. Oggi si usa digital twin per dire praticamente qualsiasi cosa, anche dei semplici data lake che raccolgono dati dai sistemi e te li fanno vedere. No, questi sono più quelli che vengono chiamati digital shadow in termine tecnico. Per noi digital twin è una cosa che deve essere in grado di rappresentare il sistema e modellare la sua evoluzione nel tempo. Quindi anche capire cosa succede al sistema nel caso vengano dati degli ingressi diversi, sia ipotetici sia nel futuro, che era quello che il discorso che vi dicevo prima della prediction. L'altro discorso è che in questo caso noi stiamo parlando di un digital twin prettamente di servizi digitali, quindi sono delle risorse immateriali che è facile replicare almeno in parte in sottosistemi. L'esempio infatti che vi facevo è ho un servizio Kubernetes, mi prende i suoi template di definizione e me lo replico in un altro cluster. Quello che stava dicendo lui è il next step che non facciamo in questo progetto, quando tornando agli use case che avevo fatto vedere inizialmente, ad esempio lui faceva riferimento alla smart grid, quando io ho anche delle infrastrutture elettriche nel sistema.
Noi in questo momento ci siamo focalizzati più sul cyber, in Miranda ci focalizziamo sul digital twin del sistema ICT, quindi della parte digitale. In futuro vogliamo estendere questo discorso alle infrastrutture anche fisiche. Nel momento in cui ho delle infrastrutture digitali che controllano una rete elettrica, io vengo ad avere anche una relazione tra mondo digitale e mondo elettrico, in quanto un malfunzionamento, una compromissione di un dispositivo che controlla la tensione ai capi di un trasformatore, un pannello solare o un utilizzatore, mi implica un effetto sulla rete elettrica e a questo punto sulla rete elettrica tutto il discorso che dicevo all'inizio, il cascading failure, tutta la possibilità di tirare giù una rete elettrica per via dei controlli elettrici dei dispositivi che non funzionano come dovrebbero. Dal punto di vista del digital twin, della replicabilità, dove fermarsi è una bella domanda. Nel caso, nel caso della domanda in cui si diceva dove ti fermi in un sistema elettrico complesso? E beh, in quello che riesco a fare. Quindi il sistema elettrico ovviamente nazionale non lo posso riprodurre nel giardino di casa mia, in questo caso devo usare dei modelli analitici per capire qual è il comportamento dei flussi elettrici in diverse condizioni. Alcuni specifici apparati che io voglio poter testare per capire se sono violabili a una certa compromissione o meno, quelli me li posso probabilmente reinstallare, riattaccare a un sistema virtualizzato con tecniche di tipo hardware in loop o cose del genere, provare con il sottosistema a parte. Non a caso quando vi parlavo dell'emulation vi dicevo riprodurre il sistema o parte di esso, perché ovviamente non in tutti i casi è banale riprodurre questo sistema. Anche nel caso delle smart city non è che possiamo riprodurre tutti i device IoT che sono in giro. È impossibile, noi possiamo riprodurre le applicazioni. Per i device IoT possiamo riprodurne il comportamento, conoscendo il device ne possiamo comprare qualcuno e tenercelo lì per farci sopra degli studi di vulnerabilità, capire come si comportano in certe situazioni, ma non posso rifare tutto il sistema da zero. Un po' corta come risposta, ma spero che... non ho dato una risposta definitiva perché dipende di caso in caso. Comunque per Digital Twin l'idea è quella di considerare, diciamo, diversi livelli e non sempre si può riprodurre ovviamente tutto il sistema nel suo complesso. Ma comunque l'idea è sempre quella di riprodurre il sistema e non solo i dati, perché solo i dati ce ne facciamo poco. È un data lake semplice, se no alla fine. Bene, grazie. Grazie ancora di aver partecipato e aver raccontato tutto questo progetto veramente complesso ma interessante, quindi poi ci rivediamo quando sarà concluso, così potrai portarci anche i risultati pratici che avrete sperimentato. Bene. Invece noi ci diamo appuntamento venerdì prossimo, abbiamo il Coffee Tech 269, parleremo di nuovi materiali e vecchie regole, come l'innovazione può essere davvero scaricata a terra. Saranno con noi Antonio Rossi, che è un ricercatore senior del Dipartimento che riguarda l'innovazione della nanotecnologia delle IT, e Stefano Morra, che è CEO di IS-CERT, che è l'Istituto Italiano della Saldatura. Parleremo del grafene, che conosciamo come materiale avanzato con proprietà uniche, già applicate in elettronica sensoristica e compositi avanzati, che ha una potenzialità che sicuramente l'intelligenza artificiale sta ulteriormente ampliando, ma diciamo tradurre queste scoperte in applicazioni industriali significa anche fare i conti con framework normativi settoriali pensati per un altro passo tecnologico. Allora vedremo il punto di vista dell'IT che ci racconta la frontiera di questa ricerca e quello dell'IS che ne esplora le implicazioni regolatorie per non rallentare il treno dell'innovazione. A venerdì prossimo, arrivederci a tutti, grazie.